è Robert Salas, che ho intervistato. L'intervista non c'è tempo perché voglio chiudere, ve la faccio vedere. E lui era in quel momento che il disco volante blocca la base di Malmstrom, dove c'erano i missili Minuteman, questi qui, missili balistici a testata atomica, e lui è il protagonista di quella notte lì. Quando si è, come si dice, quando uno finisce la carriera militare, congedato, lui era stato minacciato lo stesso, non devi dire nulla, gli hanno anche fatto firmare un documento di garanzia che non avrebbe mai rivelato. Siccome poi ha avuto esperienze dirette con gli extraterrestri, me ne frego, facciano quello che vogliono, io parlo. E ha incominciato a girare il mondo, è andato dappertutto, anche al congresso americano l'altro anno, al Larry King Show, ha parlato dappertutto. Io l'ho incontrato personalmente 2 volte, l'ultima volta recentissimamente a Barcellona, a un convegno internazionale, però sempre con la legge sulla libertà di informazione usata da Gressler. Lui ha tirato fuori i documenti, desegretando i documenti che riguardano l'incidente di Malmstrom del 67, e questi sono degli screenshot, vedete, dischi volanti, sfere di fuoco, piatti volanti. Quindi non c'è più nessun mistero. Ora il problema è che questa informazione al grande pubblico non va, e questa è una foto del 20 maggio 2018, 19-20 maggio, quando ho intervistato Bob Salas. Adesso c'è la disclosure, iniziata nel 2017, ne sto parlando ampiamente. Quindi dopo tutti questi decenni di menzogne, di inganni, di manipolazioni, eccetera, nel 2017 con questo articolo il Pentagono informa la società umana che loro in realtà gli UFO li studiavano. E come? Si presenta sto coattone americano, ex agente segreto, che per me fa parte della manipolazione, perché adesso, siccome non riescono più a nascondere la verità della presenza extraterrestre, hanno deciso di tirarla fuori, ma di presentarli come nemici invasori. Quindi è iniziata una potentissima campagna di pubblicità con dichiarazioni, rilascio di filmati. Questi sono diventati famosissimi: filmato Tic Tac, filmato Gimbal, filmato Go Fast, e hanno incominciato a rivelare importantissimi personaggi, tra cui questo signore qui, Christopher Mellon, che è un uomo dell'apparato. La famiglia Mellon è una delle grandi famiglie americane, non è proprio come Rockefeller, ma siamo lì, cioè fa parte di quel gruppo di potere questo signore qui. Sono dei banchieri, sono dei politici, lui è stato il capo dell'intelligence del Senato americano. E quando uno di questi personaggi parla, bisogna ascoltare attentamente le parole. Qui con l'ex vice assistente segretario alla difesa per l'intelligence, Christopher Mellon. Christopher, credi che gli UFO esistano? Sappiamo che gli UFO esistono. Questo non è più un problema. La Marina stessa ha riconosciuto pubblicamente il fatto che esistono, e i piloti della Marina, piloti in servizio attivo, hanno dichiarato pubblicamente al The New York Times che riconoscono il fatto che esistono. Quindi il problema ora è: perché sono qui? Da dove vengono? E qual è la tecnologia alla base di questi dispositivi che stiamo osservando? Ci sono indicazioni che questi oggetti volanti non identificati stiano facendo cose che questo mondo non è in grado di fare? In effetti ci sono delle indicazioni. L'incidente di Nimitz, un famoso esempio, che è stato ben documentato da più radar, più piloti in pieno giorno, quel veicolo ha dimostrato velocità superiori a 5.000 miglia all'ora. È stato in grado di librarsi a 50 piedi sopra l'oceano dopo essere sceso da oltre 80.000 piedi. Quindi i piloti che stanno osservando questi velivoli sono assolutamente sconcertati, e questo emerge chiaramente nelle loro dichiarazioni pubbliche. E non siamo l'unico paese che sta avendo questi incontri. Assolutamente no. Presenteremo le informazioni di un alleato della NATO che ha avuto esperienze molto simili. Hai una solida reputazione e un grande
grande titolo e un enorme curriculum. Stai dicendo che sta effettivamente accadendo. Si tratta di interazioni tra veicoli controllati in modo intelligente che sono altamente sofisticati, che operano all'interno e intorno alle strutture militari statunitensi. E da qui la preoccupazione. La preoccupazione del pilota è una: ci sono state collisioni quasi a mezz'aria. C'è un problema di sicurezza. Ma in secondo luogo c'è una questione vitale per la sicurezza nazionale, ovvero che la nostra sovranità viene violata da veicoli di origine sconosciuta. Sono invasori. Questo è un personaggio importantissimo. L'ho detto, famiglia Mellon, andate a vedere anche su Wikipedia. Quindi quando parla questa gente stanno dicendo direttive che diventano operative, che in cui sicurezza nazionale sono aggressivi e ci vogliono invadere. Perché non riescono più a fermare questa realtà, non ce la faranno, non la fermeranno. Quindi la vera domanda, cari amici, è questa: riuscirà l'umanità a evitare l'apocalisse atomica? Non lo sappiamo. Anzi, i fatti che stanno accadendo non ci riusciremo. Il processo che è in atto, la creazione dei BRICS, la guerra tra Russia e NATO, la de-dollarizzazione impongono, per la sopravvivenza di quel sistema di cui Mellon fa parte, una guerra. E siccome ormai sono tutti impazziti, dovuto all'inquinamento radioattivo, la faranno. Io mi batto informando e facendo altre cose nella speranza che questi esseri che comunque mi hanno scelto per informarvi, me l'hanno chiesto, mi hanno chiesto di lasciare la televisione, parla al pubblico direttamente, tanto le TV ti censurano. Hai fatto l'esperienza, parla ai tuoi simili, senza censure, senza veti, senza potentati che ti possono condizionare. Lo so che è la lotta della formica contro l'elefante, però è anche vero che ho degli alleati potenti, molto potenti, che sono questi esseri che negli anni, io non sono un contattista ovviamente, sono un ricercatore, ma loro hanno varie opzioni di interazione. L'interazione che hanno scelto con me è quella di avvalersi della mia professionalità di ricercatore, documentarista che ha lavorato con le televisioni nazionali e internazionali, quindi queste competenze per parlare direttamente a voi e cercare di sviluppare nella massa umana una sensibilità che giustifichi un loro intervento forzato e che risparmia a questo bellissimo pianeta che ci dà la vita l'offesa e l'umiliazione di una guerra atomica. Cioè gli ho detto, ma voi lo potete fare? Intervenite. E loro dicono, ma noi interveniamo, portiamo via quelli che se lo meritano. Sì, ma il pianeta perché deve... Cioè già ha vissuto questa porcheria di tutte queste esplosioni atomiche, lo sfruttamento, perché dobbiamo ancora offendere il pianeta? Dice, ma noi dobbiamo obbedire alle nostre leggi e c'è un problema, la massa umana che vuole questo è troppo poca. Dio non ci concede questo intervento che sarebbe una deroga alla legge universale e questa deroga solo Dio la può dare, autorizzare. E allora convincete Dio a dare questa deroga. Noi lo faremo con tutto l'amore, perché abbiamo la potenza tecnologica, scientifica e militare, di pace ovviamente, per farlo. Ma dobbiamo intervenire e togliervi la libertà. Cioè dovremmo mettere un protettorato, deportare tutta la parte negativa dell'umanità, così possiamo evitare la guerra atomica. Va bene, ho detto... applicherò la legge di Ike, vediamo che cosa succede.